Buon dia, stamattina con massima calma perché ci siamo svegliati senza luce all'interno della cabana. Questa è la nostra abitazione per 4 notti, Tenerona pronta. Questa è la cosinera. Stanotte c'è stata tanta pioggia e tanto vento, probabilmente qualcosa dell'impianto elettrico è saltato perché manca l'illuminazione in tutte e 4 le casine di Ruben, per cui ci ha permesso di restare un po' di più, di fare con calma e di prepararci senza fretta, dato insomma il disguido. Massima calma anche perché ci troviamo a circa 3 km dal confine con il Cile e oggi la tappa è cortissima, ci fermeremo a Puerto Guadal, ma poi ve la mostreremo ovviamente nel video. Ora vi mostriamo la nostra casina, cucina, tavolo, c'è de todo, solito riscaldamento. Avevamo 2 camere, entrambe con letti singoli, questa poi l'abbiamo trasformata in camera matrimoniale, bagnetto, ora molto buio ma semplicissimo, tutto in legno. Sono casine molto calde, quindi molto confortevole per la latitudine, quasi che ce ne siamo innamorati e quasi che la vorremmo anche in Italia una casina del genere da riprodurre, anche perché come qua la nostra zona e l'Italia intera è zona sismica, quindi potrebbe essere un'idea per il futuro, per una maggiore sicurezza. Probabilmente abbiamo anche aspettato un po' di più perché il cielo è coperto, vorremmo vedere il lago Buenos Aires o General Carrera come è chiamato in Cile con il tempo sereno. Non sarà possibile, però si è visto che man mano che la giornata scorre il cielo si libera un po' dalle nubi, quindi speriamo di essere fortunati. A me mi vedete in versione orso, devo fare barba, capelli, devo fare tutto, devo tornare alla normalità ma lo faremo con calma, despacio. Ora ripartiamo, vi facciamo fare un giro di Los Antiguos, circa 3000 abitanti, una metropoli, però giusto condividerla perché a noi questi paesini piacciono da morire. Tenerona ferma da 4 notti. Nonostante la brutta scivolata ancora ci accompagna, ma la Tenerona è un osso duro. Speriamo bene. Altra cosa, devo iniziare a pensare dove fare il tagliando perché siamo arrivati quasi a 10.000 km dall'ultimo tagliando, ma devo cambiare le gomme, devo pulire il filtro dell'aria, devo fare tante cose. Bandito, bandizzata. Oggi lasciamo i guanti intermedi perché la temperatura è di circa 13-14 gradi. Quindi maglia Outlast della Rucca che la straconsiglio, poi video pippone dedicato, piumino e giubbetto Rucca Rimo R. Con queste temperature dovremmo viaggiare tranquillamente. Poi se fine giornata magari prenderemo la pioggia, questi completi sono antipioggia. Ciao Ruben. No, sta bien. Buen viaje, suerte, un gusto. Todo bien. Todo muy bien. Bueno, me alegro que, bueno, entonces. ¿Cómo se dice? Pasan. Cosas que suceden. Cosas que Bueno. suceden. Anche in nuestra casa. Sí. Bueno, bueno. En Italia también. Buen Gracias. viaje, suerte. Hasta Buen día. Buen día. Appena partiti dalla cabagna, adesso vi mostreremo Los Antiguos, che tra l'altro subì nel 91 i danni derivanti dall'eruzione del vulcano Hudson in territorio cileno, che però distrusse gran parte dei frutteti presenti qui a Los Antiguos, famosa soprattutto per le ciliegie. Però a distanza di 30 anni le cose si sono sistemate. Il nostro amico Perro, che quando è all'esterno del suo recinto è un amico, quando è dentro al suo cancello ci abbaia, guardando però verso un'altra direzione. Ormai Los Antiguos, dice Francesco, lo conosciamo a memoria. Qualcuno che si fa una corsetta mattutina. Purtroppo oggi la vediamo con un cielo nuvoloso. Stanotte è piovuto tanto e c'è stato molto vento. Del resto queste rientrano nelle zone ventose della Patagonia. Moltissimi salici piangenti in questa zona, ce n'erano anche nella zona di casa nostra, ora non più, non ne conosciamo il motivo. Viva il Viento si chiama questo localino dove siamo stati a fare colazione una mattina, una colazione perfetta, molto abbondante. Faremo anche un giro in piazza e poi per tornare ci fermeremo al distributore. Capital Nacional della Ceresa, della Cerescia, detta in dialetto maceratese. Maceratese o corridoniano, forse i maceratesi mi smentiranno, però in dialetto corridoniano si dice Cerescia. Ecco, il simbolo della ciliegia. Mezzi di raccoglimento dei cartoni. Tutte case a un piano. Come potete vedere tutte le case sono a un piano
e tutte le vie hanno il nome di località argentine: Fitzroy, El Chaltén, Lago Buenos Aires, la Escuela Cittadina. Questa è la piazza dove c'è un campetto di calcio improvvisato e dove los perros la fanno da padrone. Il nostro supermercato di fiducia, San Cristobal, molto fornito. Giochi pubblici in legno fanno sempre la loro figura. Qui si è allagato qualcosa, probabilmente per la pioggia di stanotte. Una buca sotto, no? Speriamo di no. No, ci siamo già passati, non mi ricordo buche. Come guardare i fiumi nel mezzo del centro di una cittadina. Viaggiatori in camper fermi dall'altro giorno. Ultimo rifornimento, dice Fra, in terra argentina per il momento. Qua che ci troviamo a 3 km dal Cile, la Super 95 costa di più, 159, la Infinia 98 addirittura 2,14. Prezzi più alti rispetto al centro dell'Argentina dove la pagavamo circa 138-140. Comunque con il cambio parliamo circa di 45 centesimi, giù di lì. Sei pronta al varcare il confine? Sono pronta. Vediamo cosa c'è nell'aldilà del confine. Da quanto ci è stato detto dovrebbe essere una strada bellissima, se ci fosse stato il sole sarebbe stata ancora più bella, però come sempre guardiamo il bicchiere mezzo pieno, già il fatto che non piove niente non è. E già il fatto che il vento sia minimo è una grandissima conquista. Benzina fatta, siamo pronti per varcare il confine, il limite, come qui lo chiamano, il municipio della cittadina, il più sontuoso di tutto il paese. Macchine splendide, piante di araucaria, conifere anche in questa zona. Stiamo riprendendo la direzione della casina dove eravamo, quindi ora si va verso il Cile. Ultimo saluto a Ruben. Non ci resta che dire vamos. Subito fuori da Los Antigos la cordigliera imponente con un cielo grigio quasi inquietante. Ci siamo già, Paso Internacional Rio Heineimeni. Andiamo a sbrigare la solita trafila burocratica. Praticamente Los Antigos è là e la frontiera acá. Come si dice? Assenata. Senata, cerca. Primo step, la nostra migrazione. Per condividere tutta la procedura noi siamo entrati all'ufficio immigrazioni, abbiamo lasciato i passaporti, sul passaporto mettono il timbro, insieme ai passaporti lasciamo il libretto, perché insieme al libretto ti rilasciano un foglio dove mettono il timbro sulla migrazione, poi devi passare all'altro ufficio dell'aduana, lasci il certificato di importazione della moto, poi riparti in moto, fai quel pezzo di terra che sta dietro di noi, la terra di nessuno, arriviamo all'ingresso in Cile. Bisogna rifare la stessa procedura, passaporti, timbro, poi ripassi dall'aduana e ti rifanno il permesso di importazione per la moto. Questa è la procedura, poi la spiegherò meglio in un video pippone dettagliato. L'unica domanda che ci fanno ogni volta che arriviamo se abbiamo una o due moto. Una moto, due persone. E mettono il numero della targa della moto. Sicuramente avrò fatto un po' di confusione, ma ripeto, ci farò un video pippone dettagliato perché è molto interessante. Due grandi mezzi tedeschi stanno venendo dal Cile, ve li mostriamo. E gli altri, fantatici. Alemania. Quello dietro 4x4, cellula veramente ben fatta, finestre doppie, tanta roba, tanta roba. Il mezzo dietro era formato da 3 persone, i genitori e un ragazzo intorno ai 15-16 anni. Quello avanti invece era formato da una coppia con 2 bambini molto più piccoli. Stiamo lasciando l'Argentina. Questa è la strada davanti a noi, bellissime le montagne. In fondo le Ande innevate.
Non sappiamo quanti chilometri ci dividano dalla dogana cilena, potremmo arrivare a una decina circa, stiamo a vedere. Bienvenido a Chile, siamo in territorio cileno e andiamo alla parte cilena del complejo fronterizo Rio Heinimeni. Il fiume praticamente segna il confine, ha una portata d'acqua grossa oggi per le piogge di questa notte. Vediamo sventolare la bandiera cilena, ci siamo. Guardiamo anche dove tira il vento per non far ribaltare la moto, sembra abbastanza riparato, lasciamola qua. Siamo a Chile Chico, vicinissimo alla dogana Heinimeni. Molto carina Chile Chico e molto curata. Non sappiamo cosa sia questa costruzione che si inerpica con le sue scale su questa altura. Plaza del Viento. E comunque il cielo si è pulito, faremo questa strada fortunatamente, forse, con il cielo sereno. Montagne verdi, è il caso di dire. È una bellissima strada. Ma da quello che mi hanno detto gli amici bikers, tra poco la strada dovrebbe diventare totalmente ripio. Inizio del ripio, sapevamo che la strada fosse così, ne avremo per circa 100 km. Puerto Guadal, infatti, la nostra destinazione di stasera, 99 km. Un ragazzo in moto ci ha fatto il segno di no con le mani. Abbiamo ipotizzato che fosse per dirci di non passare in questa strada, abbiamo pensato che fosse per la pioggia di stanotte, però non la vediamo in condizioni pessime. Alcune buche sono piene dell'acqua di stanotte. Ragazzi, ci stiamo fermati per ammirare questo spettacolo. Guardate in alto la neve. E il lago General Carrera, o lago Buenos Aires, chiamato così dagli argentini, in fondo. Il lago che abbiamo appena visto, per darvi qualche numero, è ampio 1850 km quadrati. Per darvi un po' un'idea, il nostro lago di Garda, il più grande lago italiano, è di 368 km quadrati. Questo lago è il secondo lago per estensione di tutto il Sud America. Chiaramente il primo è il lago Titicaca al confine tra Perù e Bolivia, che non ha storia, 8830 km quadrati, che detiene anche un altro primato, quello di essere il lago navigabile alla maggiore altitudine del mondo, più di 3800 metri di altezza. Siamo sulla ruta 265 cilena. Rio El Bagno. Il bello di questa strada è la vegetazione più verde che si alterna alle rocce scure delle montagne. Oggi testiamo se il lavoro fatto al cupolino regge o meno. Il ripio lo classificherei come difficoltà media, però essendo molto compatto ci sono diversi ondulé e il cupolino vibra parecchio. Quello che è certo è che per affrontare queste strade la configurazione originale come quella attuale è sicuramente migliore rispetto all'alza cupolino con sopra agganciato il navigatore, perché appunto tutto il peso dell'alza cupolino e del navigatore stesso non gravano sulle aste che tengono il cupolino. Quindi con la configurazione attuale abbiamo una tenerona pronta per affrontare queste strade. Vedete le pozze d'acqua perché questa notte ha piovuto tantissimo. Mamma mia, che spettacolo, guarda che roba. Mirador, peccato che il Mirador sia invaso d'acqua, mamma mia. Impressionante il colore di questa acqua. Scesi dalla Tenerona nel bel mezzo della Tura, andiamo ad osservare bene le acque del lago d'acqua su e il suo colore turchese, impressionante. Guardate che spettacolo, ragazzi! Incredibile, sembra di essere nelle acque di un mare bellissimo, invece siamo tra le Ande e abbiamo davanti agli occhi un lago.
La strada che stiamo percorrendo costeggia miniere d'oro e d'argento. Vi facciamo vedere poi nella bacheca che loro hanno piazzato qui nel Mirador i diversi usi dei materiali che vengono estratti. Produzione del Cerro Baio dal 95 al 2017, 70 milioni di pannelli solari, 4,1 miliardi di telefoni, 40 milioni di auto elettriche. Questi sono i materiali e sicuramente il grafico ne testimonia la quantità di estrazione: litio, cobalto, nickel, plata, oro, tungsteno, grafite, veicoli elettrici, robotica, energia rinnovabile, batterie, microchip e altro. C'è di tutto. Materiali che portano molta ricchezza al Cile. La Tenerona è vecchiotta, quindi ha poco di questi materiali, però è sempre là che ci aspetta. Eccola là, questa è la miniera. All'inverso, anche la moglie è vecchietta o vecchiotta e contrariamente alla Tenerona dovrebbe possedere oro e argento, però... Ma che bacerchenne questa? Cioè, l'ho portata in capo al mondo, seduta su una moto che è una limousine e si lamenta? Ragazzi, scrivete nei commenti tutti gli insulti per Sara Latappi. No! Vamos, che abbiamo ancora 80 km di ripio, con despacio. Siamo ancora un po' acciaccati dalla caduta, ci vedete camminare come degli ultra centenari. La Tenerona, che è la più acciaccata, invece è quella che non ha il più piccolo problema. Speriamo. E non si lamenta. Soprattutto. Bajada peligrosa. Mamma mia. Metà lago dall'altra sponda illuminato dalla luce del sole. Guardate le rocce modellate, uno spettacolo davvero. Guardate che bella la strada che si inerpica. La natura è impressionante, come al solito. Si sale sempre di più ed è un bene, perché vedremo da un'altitudine maggiore il lago, per cui avremo un'ampia visuale su di esso. Eccolo qua. Wow ragazzi, immagine strepitosa. In questo punto la strada non è messa proprio benissimo, c'è più brecciolino smosso. Wow. Con un occhio guardo la strada, con un occhio guardo il panorama, bellissimo, bellissimo, ma attenzione. Una delle strade assolutamente più belle del mondo. Non è sereno, però il fatto che siamo riparati in questo momento, non c'è vento, già per me è tantissimo. Il fiume che scorre sulla vallata sotto di noi, carico anche di terra dalla pioggia di stanotte. Francesco dice: non c'è molto traffico, e qualche goccia inizia a cadere. Le Ande ci circondano. Guardate che pendenza della strada. L'imponenza delle montagne della Cordillera. Intanto ondulé sul fondo stradale. Guardate la differenza tra quando avevo l'alzacupolino e il navigatore, anche se ci sono gli ondulé e sono bruttissimi in questo momento, anche la mia voce trema, mamma mia. Il cupolino vibra pochissimo. Quindi oggi testiamo sia cupolino che anche le valigie, se reggono dopo le mie mazzate per togliere tutte le ammaccature. Ma se la voce, ma
Il ripio non è bruttissimo come già detto perché è compatto, però quando è compatto poi troviamo gli ondulé, e gli ondulé sono un tocca sana per le sospensioni, per i cuscinetti eccetera eccetera. Ma tanto ormai la Tenerone ha capito che sta in guerra e deve combattere. La cosa bella di questa strada è che ci sono tanti saliscendi con curve che non ti fanno vedere il panorama dall'altra parte, quindi ogni volta è sempre una sorpresa. Cavalli sciolti a valle. Prossimo paesino, Malli in Grande, 36 km. Grande portata per Rio Aviles o Aviles. Guardrail non manca, c'è anche un po' di vento giusto per... cortato, tagliato. Cayó el cerro, está trabajando la maquinaria, a lo mejor en 2 horas más pueden abrir el camino. Quanto? 2 horas, 2 ore. sí, más. Ragazzi, la strada è chiusa. 2 seguro? 2 horas. Eh, Hay una pequeña posibilidad. il cammino è chiuso. Il signore sta aspettando perché pensa che fra 2 ore possano liberare la strada. Per il temporale di stanotte hanno chiuso la strada perché è venuta giù la montagna. Para poder pasar de a uno. Una coche solo? Sí. En el cerro uno puede ir caminando a ver, Ah. se ven las máquinas abajo y los vehículos esperando. Ah, quanto tempo es que espera aquí? Yo hace poquito, hace como media hora, ¿no? Ah, Pero hay una posibilidad de que abran el camino, entonces por eso estoy esperando. ok. Il signore sta aspettando perché c'è una possibilità che possano aprire il cammino. Noi dobbiamo decidere cosa fare. ¿No se puede? ¿A las 8? ¿A las 8? ¿4 horas? Más o menos. ¿Con la moto non si puede? Muy angosto. Ma...